Ciao a tutti e bentrovati alla Cucina del Cuore. Oggi ricettina della serie Ricette dal mondo, ragazzi. Andiamo in Turchia. Era da un po' che non facevamo ricette straniere e oggi ho voluto provare questa meravigliosa focaccia di pane turco. Si chiama, se non erro, ragazzi, ho cercato di documentarmi, Ramazan pide. Qui in Germania la chiamiamo Fladenbrot ed è davvero una focaccia di pane sofficissima, super golosa, resa ancora più buona dai semini di cumino e di sesamo che mettiamo sopra, e vi consiglio di provarla assolutissimamente. Vi lascio subito alla ricetta e se vi piace il video lasciatemi un bel like e se volete iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, è gratuito, a voi non costa nulla ma per me è molto importante. Vi lascio subito agli ingredienti e alla ricetta. Per realizzare questa meravigliosa pide focaccia di pane turco avremo bisogno di pochissimi ingredienti e solo dell'ausilio di un cucchiaio di legno. Ovviamente potete decidere di impastare anche con una planetaria, ma così è semplicissimo e facilissimo. Andiamo ad utilizzare 5 g di lievito e lo andiamo a sbriciolare nella ciotola, dopodiché 500 g di farina tipo 0 con 11 g di proteine. Io utilizzo la Pignatiello Zero Blu, che è una farina di solo grano italiano. Utilizzo anche il mio olio extravergine di oliva estratto a freddo dell'oleare ferlito 40 ml, un cucchiaio di zucchero e 360 ml di acqua. Ovviamente andremo a mettere anche 10 g di sale. Quindi andiamo ad aggiungere un cucchiaio di zucchero al nostro lievito che abbiamo sbriciolato e un goccino di acqua, non troppa ragazzi, ma le dosi qui sono indicative. A questa acqua e lievito andiamolo a sciogliere dapprima, dopodiché andremo ad aggiungere 4-5 cucchiai di farina. Dopodiché andiamo a mescolare il tutto, copriamo con coperchio e lasciamo riposare così nel forno spento con la luce accesa per mezz'ora circa. Ecco qui come dovrà presentarsi l'impasto, ancora pieno di grumi ma a noi non importa, questa è una sorta di preimpasto un po' tipo pastelloso. Andiamo a togliere la nostra frusta e andiamo a pulire i bordi tutti con una bella spatola in silicone. Dopodiché andremo a coprire con pellicola trasparente, oppure utilizzo sempre il mio tappo in silicone così da andare a risparmiare, e la faccio riposare così nel forno spento con la luce accesa per mezz'ora circa. Ci vediamo tra un po'. È trascorsi circa 30 minuti, ecco come dovrà presentarsi il vostro impasto. Se non lo notate così ci vorranno magari 15 minuti in più, quindi lasciatelo qualcosina in più, ma di solito 30 minuti nel forno spento con la luce accesa dovrebbe andare bene. Quindi adesso non dobbiamo fare altro che andare ad inserire acqua e farina poco alla volta, alternandoli tra loro. Ovviamente a metà aggiungeremo il sale e quasi alla fine anche l'olio. Ragazzi, è un impasto semplicissimo da realizzare, vi consiglio davvero di farlo anche a mano perché è semplicissimo e poi non dobbiamo formare chissà quale sorta di maglia glutinica. Come potete notare, l'unico movimento che dovete fare è quello di girare il cucchiaio e di impastare con il cucchiaio, facilissimo. Ovviamente vado ad aggiungere anche il mio olio extravergine di oliva. Ragazzi, penso che i turchi qui utilizzano dell'olio di semi, ma siccome sono italiana vado di olio di oliva e l'odore della Sicilia lo voglio sentire. Quindi andate a ripulire sempre le pareti e continuate ad impastare.
aggiungiamo l'ultimo goccino di acqua e date forza all'impasto così alzandolo. In questo modo facciamo incorporare aria. Guardate che movimenti faccio io. Fate questa operazione per 3-4 minuti, non di più. Dopodiché andate a ripulire la vostra spatola di legno, ripulite di nuovo i bordi, coprite e lasciate così per 30 minuti a temperatura ambiente. Andiamo a riempire una ciotolina con dell'acqua, bagniamoci la mano e iniziamo a fare delle pieghe trascorsa mezz'oretta. Come vedete l'impasto ha cambiato consistenza, quindi andatelo a fare così. Bagnatevi sempre la mano per non attaccare l'impasto sulla vostra mano. In questo modo daremo forza all'impasto. Andremo a fare questa operazione per 3 volte sempre a distanza di 30 minuti. Quindi facciamo il primo giro di pieghe, copriamo con coperchio o con pellicola, lasciamo riposare 30 minuti e poi andiamo a ripetere le pieghe. Ovviamente ogni volta bagnatevi le mani con l'acqua, c'è sempre santo limonellino. Come potete notare, a ogni volta che facciamo fare il riposo e le pieghe, l'impasto prende un'altra consistenza, diventa più corposo ed elastico. Questa operazione ci servirà sia a dare ancora più forza in maglia glutinica senza fatica, quindi senza planetaria e senza niente, per quello che possiamo fare con questo tipo di metodo, ma anche andare ad incorporare aria all'interno per un'alveolatura più carina. E dopo la terza volta andiamo a ripulire di nuovo i bordi, potete aiutarvi con un tarocco, andiamo a ricoprire e lasciamo così un'oretta, sempre a temperatura ambiente. Guardate qui com'è bello l'impasto, quindi andiamo a spolverizzare una spianatoia con abbondante semola di rimacina e andiamo a capovolgere la ciotola sulla nostra farina, ovviamente centrate bene la farina, non fate come me. Quindi andiamo a dividere l'impasto in 2, ma se volete potete decidere di fare una pide enorme, perché in realtà i turchi la fanno grandissima, io ho preferito farne 2 più piccoline. Quindi vado a dividere il mio impasto in 2, dopodiché vado ad eliminare la farina in eccesso così con la mano un pochettino, così che non resta all'interno dell'impasto, e vado a piegarlo, a chiuderlo. Prima prendo i lembi, così, poi lo richiudo e vado così a girare sempre in questo modo. Dopodiché vado a richiudere con le mani, a fissare, a cucire la fine e vado a rigirare, ed ecco qui la nostra prima pide pronta. Faccio la stessa cosa anche con l'altra, dopodiché la lascio lievitare ancora mezz'oretta coperta con un canovaccio pulito. Consiglio non spreco, per quanto riguarda la farina che vi rimane sulla spianatoia, non la buttate ragazzi, andatela a raccogliere con il tarocco, dopodiché l'andrete a setacciare per eliminare eventuali impurità di impasto, cose del genere, e l'andiamo a riutilizzare anche solo per lo spolvero. Quindi ricopriamo il nostro impasto, sistemiamolo bene e lo copriamo con un canovaccio. Guardate quanto è bella! E dopo il tempo di riposo, circa 30-45 minuti, guardate che meraviglia la nostra pide, potete decidere di lasciarla anche un'ora, comunque regolatevi voi a seconda delle temperature che avete in casa. Adesso dovremo andare a spennellare la nostra pide, quindi andate a mettere in una ciotolina un uovo, mezzo bicchiere di acqua e un cucchiaio di farina. Andate a mescolare il tutto, andatela a spennellare sulla vostra pide. Io qua in realtà avevo messo un bicchiere di acqua, ma è stato troppo, quindi a voi vi dico di metterne mezzo. Adesso arriva il bello, per andare a ricreare la classica forma della pide aiutatevi con il polpastrelli delle mani, andate a praticare delle linee perpendicolari oblique e a distanza di 3-4 cm, comunque davvero ragazzi potete decidere di farlo come meglio preferite, e fate questa operazione sia per un lato e sia per l'altro lato, quindi dall'altro verso. Guardate che meraviglia carusini belli.
Quindi andiamolo a cospargere con i semini sia di sesamo che di cumino. Io purtroppo alla fine, ragazzi, mi sono accorta che non avevo il cumino e ho messo dei semi di chia per darvi l'idea, però ci stanno bene comunque. La mettiamo in forno statico preriscaldato 230-240 gradi nel ripiano più basso del forno per circa 35-40 minuti. Ovviamente i tempi di cottura sono indicativi, regolatevi a secondo del forno che avete in casa. Ed ecco qui questa meravigliosa pide focaccia di pane turco tipico del loro paese, credo che sia anche un po' arabo in realtà. Spero che la ricetta vi piaccia, vi consiglio di tagliarla nel mezzo e farcirla con quello che preferite e poi rinfornarla per ancora un paio di minuti e mangerete qualcosa di spettacolare. Guardate qui quanto è bella e quanto è soffice. Mi auguro che la ricetta vi sia piaciuta, scrivetemelo giù nei commenti, io vi mando un grosso abbraccio, alla prossima videoricetta dalla cucina del cuore. Scusatemi se oggi non faccio la premiere, ma ho pochissimo tempo, cuoricini, quindi alla prossima, ciao!